L'annata 2014 in Piemonte, non solo in Langa ma anche nell'Alto Piemonte dove viene prodotto ad esempio Gattinara, dimostra e continua a dimostrare la sua grandezza. Appena uscita era considerata un'annata minore, man mano che va avanti continua a prendere complessità e soprattutto eleganza e finezza. Lo dimostriamo oggi con un vino che fa tutta la differenza del mondo, che è semplicemente meraviglioso e che è la Vigna Valferana 2014 di Nervi Conterno. Proprio un anno fa, a gennaio dello scorso anno, facemmo un video sulla Vigna Molsino, sempre nell'annata 2014. Potete andare a rivederlo sul nostro canale YouTube. Ma quello che è interessante è il fatto che dopo un anno andiamo ad assaggiare l'altra vigna importantissima, la Vigna Valferana, che se possibile è ancora più minerale, più profonda, più incavolata rispetto alla Vigna Molsino, che è già bellissima. Beh, io amo profondamente questa vigna, amo i vini che tira fuori e devo dire che l'apporto di Conterno in tutto questo ha fatto ancora di più la differenza, lo vedremo poi ancora negli anni successivi. Questa è la prima annata in cui Conterno mise i piedi all'interno di Nervi, ma la sua prima annata vera di vinificazione fu la 2015, questa 14 è ancora frutto della vinificazione precedente, ma è comunque meravigliosa. Non oso pensare come Roberto Conterno riuscirà, ma lo vedremo assolutamente nei prossimi video, a interpretare una vigna che ha un potenziale probabilmente fra le maggiori in Italia. Vigne di oltre 35 anni di età, posizionamento attorno ai 320 metri sul livello del mare, caratteristica grande mineralità per la presenza ovviamente in zona vulcanica di tantissimi minerali, quindi questo lo ritroviamo decisamente del vino da un punto di vista gustativo molto ben identificato in alcune caratteristiche che andiamo adesso a vedere nell'assaggio. 48 mesi in botti di rovere per quanto riguarda l'affinamento e anche la fermentazione viene fatta in legno. Andiamo nel bicchiere per parlare di questo Gattinara Vigna Valferana 2014. Il colore è quello dei grandissimi nebbioli, quindi questo rosso rubino scarico tendente decisamente al granato, e non solo sull'unghia, ma questa nota granata è su tutta la superficie del bicchiere. Un colore bello, limpido. Al naso è la parte decisamente balsamica che viene fuori, ma c'è poi ancora frutta, una nota di ciliegia, e poi da lì in poi si parte un po' sulle erbe aromatiche, sul muschio, sulla nota di ginepro, insomma un profilo olfattivo che dà subito l'idea di una grandissima freschezza al naso e quindi in qualche modo di un vino agile. In bocca ha tutto questo che ho detto al naso che si ritrova, quindi il vino è decisamente corrispondente bocca-naso, si aggiunge una certa sensazione di rigore. Il vino è incredibilmente elegante, anche un po' austero ancora. La 14 si dimostra un cavallo di razza assoluto. Forse non avrà la potenza delle grandissime annate, questo è vero. È un vino che è un po' più in punta di piedi, ma ha un'eleganza, una completezza, ha una precisione di dettagli che sono quelli che personalmente continuo a ricercare un po' in tutti i vini del mondo. Il vino è completo, elegante, austero, sapido, minerale, profondo, meraviglioso. Beh, amici miei, è una bottiglia che vale tutto il denaro che costa. Dateci un'occhiata perché trovare ancora qualche bottiglia della 14 è complicatino. Mi raccomando, pensate bene agli abbinamenti perché questo è un vino che decisamente richiede un abbinamento con una carne importante. È buonissimo da bere anche così, ma con uno stracotto, con una carne di selvaggina, beh, allora amici miei, mettetevi seduti perché questo vino qua vi farà divertire tantissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando, scrivetemelo anche nei commenti e ricordatevi sempre di registrarvi al nostro canale YouTube e di attivare le notifiche. Alla prossima!